E questi sono i veri ingredienti di una vera insalata russa. Vi insegnerò anche un trucchetto, li lasciamo raffreddare. L'insalata russa deve essere stata talmente modificata e talmente trasformata, compreso dai ingredienti, a proprio il modo di preparazione, anche la consistenza, perché l'insalata russa è con tutta un'altra cosa. Ciao a tutti! Oggi il video molto aspettato e richiesto da voi, come faccio io la insalata russa. Allora io ho lavato, ho messo un po' ad asciugare le patate con le carote. Adesso guardate cosa facciamo. Metto nella carta stagnola una a una e li mettiamo in forno. Allora, voi se volete, se non avete la pazienza che sta nel forno o non vi entusiasma l'idea, li potete mettere a bollire così interi, però mai tagliati prima a cubetti perché si inzuppano troppo di acqua, ok? Allora li mettete direttamente a bollire con un po' di sale e va benissimo anche così. Io preferisco cuocerli al forno perché ha un sapore molto più saporito, si sente la dolcezza delle patate, delle carote, insomma, e soprattutto non si inzuppano di acqua e non cambiano il colore. Magari mettiamo le patate della stessa dimensione, nel modo che si cucinano tutti insieme. L'importante è che quando li mettiamo in forno di girarli in continuo, vi spiego il perché. Perché se no, se stanno troppo da questa parte, ce ne accorgeremo che fa una macchia marrone e questa macchia si vedrà nella nostra insalata. Rigiro, ecco, per evitare, no, che si macchiano. E poi li giro ogni 10 minuti affinché sono pronti. Li apro. Ecco qua comunque all'interno si sono formati dei vapori. Questo li aiuta che si cucina bene. Ecco qua, le nostre patate sono pronte. Già adesso ha un buon profumo, per cui già la base per la nostra insalata russa l'abbiamo buona. Li lasciamo raffreddare a temperatura ambiente, non li portiamo fuori al freddo, perché se noi li portiamo fuori al freddo, ad esempio, no, si usa di metterlo un po' in terrazza, o le patate si induriscono e anche iniziano a cambiare il colore. Uso questi guanti, sono per uso alimentare, possiamo toccare tranquillamente il nostro cibo con loro, sono fatti apposta e soprattutto sono senza polvere. Per le persone che sono allergiche e non possono toccare determinati cibi, sono ottime. Vi lascerò il link nella descrizione di video se per caso siete interessati. Adesso bisogna fare bollire il petto di pollo. Io l'ho lavato, lo mettiamo semplicemente nell'acqua. Aggiungiamo un po' di sale, non aggiungiamo foglio di alloro, perché se noi mettiamo foglio di alloro la carne prende il profumo di alloro e nella nostra insalata non è quello che abbiamo bisogno. Quando lo mangi si sentirà questo foglio di alloro e un profumo che non ci sta proprio in questa insalata. Vado a metterla a bollire. Invece qua ho messo l'acqua per fare bollire le uova. Guardate, io le uova fresche le ho prese stamattina dal pollaio. Le uova quando sono fresche tendono, anzi quasi tutti, quando li puliamo si appiccicano, no, del guscio e si rompe. Per evitare questo io nell'acqua prima di mettere le uova aggiungo un cucchiaio di sale e aggiungo un po' di spremuta di limone. Pian piano metto dentro le nostre uova, sono già pronti, adesso li mettiamo nell'acqua fredda. Se avete del ghiaccio nel freezer è meglio che nell'acqua aggiungete anche il ghiaccio, che così li mettiamo nell'acqua fredda con il ghiaccio. Io non ho il ghiaccio pronto e adesso faccio questo, lo porto un po' fuori perché fa abbastanza freddo e li lascio per alcuni minuti che si raffredda.
L'ho lasciato bollire per 20 minuti e adesso lo lascio raffreddare, perché quando noi facciamo l'insalata russa gli ingredienti devono esserci tutti freddi. Qui lo lasciamo raffreddare. Le nostre uova sono già raffreddate, le asciugo un po'. Vedete come si pulisce bene? E fidatevi che le uova fresche, chi ha le galline sa molto bene che è impossibile che si puliscono, che non si rompe, no? Insieme con il guscio. Ecco qua. È perfetto. Vedete, non si rompe. Adesso la nostra patata, vedete, non è inzuppata di acqua. Vi insegnerò anche un trucchetto in che modo possiamo conservare la nostra insalata russa in frigo, che almeno per alcuni giorni l'abbiamo già pronta. Ecco, i cubetti devono esserci né tanto grandi né tanto piccoli. Ecco, vedete, sono comunque dei cubetti, ma non sono tanto piccoli che non riusciamo dopo, anche perché dopo loro comunque si ammorbidiscono ancora di più quando mettiamo la maionese e altri ingredienti. La patata è stata cucinata al forno e è anche molto più, no? Non si rompe, ecco, i cubetti rimangono belli, no? Si aprono bene. Ecco qua. E adesso tagliamo anche il petto di pollo. Io l'avevo assaggiato, è molto dolce, molto, abbiamo detto che non mettiamo né pepe nero né foglio di alloro, assolutamente niente, le lasciamo proprio così la dolcezza del petto di pollo. Tagliamo dei cubetti. Mettiamo qua dentro. La ricetta originale richiede la cipolla, ma proprio appena appena. Ecco, se potete vedere, io qua ho messo 3 carote, 3 patate, 3 uova, aggiungo un pezzettino piccolo di cipolla. Non mettete la cipolla rossa, anche se è meglio per le insalate, ma la cipolla rossa cosa farà? Macchierà il nostro uovo e la nostra insalata russa avrà un brutto colore. Tagliamo la cipolla bianca, un pezzettino. Lo facciamo a cubetti fini e fini. Guardate, vedete? C'è proprio appena appena un po' di cipolla. La mettiamo qua dentro. I cetrioli marinati, quelli che siamo abituati. Però voglio che voi sappiate che l'insalata russa non richiede il cetriolo marinato, ma il cetriolo in salamoia. Noi qua è difficile un po' di trovarlo e immagino che non tante famiglie riescono e amano farlo in casa, perché usiamo il cetriolo marinato. Però con il cetriolo in salamoia è tutta un'altra cosa. Allora ho messo 2 cetrioli piccoli. Un altro ingrediente che fa la differenza quando va messo nell'insalata russa sono i piselli. Sono per prima a dire che i piselli conservanti sono contrari, perché io amo fare tutto in casa e amo mangiare tutto fresco. Se noi mettiamo i piselli freschi qua dentro in questa insalata, cosa succede? I piselli sono dolci, dentro c'è il petto di pollo, c'è la carota, e avrà un gusto un po' troppo dolce. Insalata russa invece risalta tutti gli altri sapori. Hanno usato i piselli, questi che sono conservanti, perché comunque questi piselli in conserva hanno un gusto un po' verso il tipo marinati, ecco così. Guardate la data quando sono stati conservati, no? Noi sappiamo, no, che a maggio, giugno i piselli vengono raccolti, per cui se noi prendiamo una conserva che sulla data della fabbricazione è fatta tipo, non so, dicembre, questo vuol dire che questo pisello è stato prima essiccato, è stato per tanto tempo e poi hanno fatto la conserva con lui. Invece se noi troviamo i barattoli se sappiamo che la raccolta è maggio-giugno, lo troviamo tipo luglio-agosto, ecco, sappiamo che sono dei piselli raccolti freschi e fatti subito e messi subito nelle conserve. Io adesso vado a aprirli e vado a lavarli. Ho lavato bene i piselli, li mettiamo dentro. Adesso amalgamiamo tutto, che così i cubetti che li abbiamo tagliati, ad esempio di patate,
loro adesso si aprono meglio. E questi sono i veri ingredienti di una vera insalata russa. Come conservare l'insalata russa più a lungo? Mettete la ciotola coperta in frigo. Non mettete adesso la maionese. La maionese ammorbidisce molto la carota, la patata, la carne e lo fa diventare anche più acida se sta più giorni. Voi lo conservate così nel frigo e la sera o all'ora di pranzo, quando volete mangiare, vi prendete la porzione che vi serve, vi mettete qua all'interno un po' di maionese e lo mangiate. Invece questa lo lasciate in frigo e ogni volta fate così se volete conservarla per più giorni. Per quanto riguarda la maionese, avevo condiviso questa ricetta qua ancora 2 anni fa, la ritengo che è la migliore. La maionese si fa veramente 2 minuti per creare la maionese fresca in casa. Abbiamo bisogno di un uovo, importante di non sbagliare alcuni passaggi perché ci sono tante persone che scrivono che non gli esce la maionese fatta in casa e oggi voglio condividere con voi questa ricetta strepitosa. 270 ml olio di semi, mezzo cucchiaino di sale e mezzo cucchiaino di zucchero e mezzo cucchiaino di senape. Adesso guardate dove sta il sbaglio. Se io inizio adesso a frullare questo uovo dentro per creare la maionese e vado avanti e vado su giù o anche faccio dei giri, no? Che ti vengono i movimenti spontanei per frullare, allora la nostra maionese non uscirà bene. Io adesso faccio questo con frullatore, vado a bloccare l'uovo in mezzo, ok? Faccio proprio frullare ma tenendolo per alcuni secondi. Quando vedo che già si inizia a montare leggermente vado su. Ecco, il mio uovo adesso sta all'interno del frullatore, accendo e lo tengo fermo lì per alcuni secondi. La nostra maionese è pronta, abbiamo una bella consistenza e soprattutto abbiamo una maionese fresca. Sicuramente i prodotti italiani per quanto riguarda il cibo sono i migliori al mondo, questo non c'è niente da dire. Per quanto riguarda la maionese che la compriamo, io questa maionese non riesco a mangiarla perché per me è troppo pesante, troppo... Ecco, ti viene nausea, no? Se mangi qualcosa in più. Allora, in ogni città adesso ci sono questi negozi dove c'è scritto il negozio moldavo, ucraino e russo. Ecco, se voi entrate lì e provate a comprare la maionese, è una maionese molto leggera e soprattutto anche se voi la mangiate così sopra il pane, non sentite quella pesantezza. È una maionese molto buona. Adesso vi farò vedere la consistenza di questa maionese, è molto leggera, mi viene di definire una maionese molto raffinata e ha un gusto formidabile che non avete mai assaggiato prima. Ecco, questa sarebbe la consistenza. Mettiamo soltanto un po' di sale, ma proprio appena perché la nostra maionese è già salata. Io userò questa maionese perché, ripeto, io la adoro. E adesso vi farò vedere la giusta densità di questa insalata russa, perché l'insalata russa non è coperta tutta di maionese, dove vediamo che queste verdure galleggiano nella maionese. La maionese la mettiamo un po' alla volta, affinché vediamo noi la patata, le carote adesso assorbono questa maionese e bisogna mettere la maionese soltanto se la nostra insalata richiede. Io adesso vi farò vedere la consistenza, come deve essere questa insalata. Giustamente assaggiamo per capire se magari vuole un altro po' di cipolla o vuole un altro po' di cetriolo o sale. Ecco, questa è la giusta consistenza della nostra insalata.
Allora, quando mangiamo l'insalata, bisogna che sentiamo la croccantezza del cetriolo, leggermente la cipolla. Buonissima. Vi voglio mostrare anche come va servita l'insalata russa. Quando vai a mangiare nei ristoranti russi, l'insalata russa, no, ve lo porta o in porzioni piccole o se se ci sono più persone lo portano un vassoio più grande. E non va portata, no, un spessore fino, ma anzi deve essere bella alta. Interno. Con il cucchiaio la premo un po', ma non bisogna farla liscia, perché si devono vedere questi cubetti belli, no? Per capire quello che c'è dentro. E qua si presenta esattamente così, non deve essere liscia, non dobbiamo premerla, schiacciarla troppo, ma bisogna che stia, mi viene definire un po' soffice, ecco, giusto per vedere questo movimento di questi cubetti di verdura dentro. Spero molto che vi è stato utile questo video e soprattutto magari di avervi portato qualche novità. Vi ringrazio che siete rimasti con me fino alla fine. Un bacione a tutti e noi ci vediamo molto presto. Ciao ciao!